Caro Davide, scusami se il popolo di internet ti ha ucciso letteralmente per colpa mia e di questa vettura qui, perché non è tutta mia la colpa ma anche la sua, che abbiamo trovato un'infinità di problemi. Pensavamo di aver finito quando l'abbiamo portata in questa nuova sede, ma abbiamo dovuto ricostruire quasi tutto, ragazzi. Abbiamo dovuto ricostruire tutte le griglie posteriori perché non andavano bene, tutto il posteriore soprattutto con gli attacchi dei fari perché non andavano bene quando siamo andati proprio a provare. Le portiere è stato un incubo. Ci abbiamo lavorato tantissimo, adesso la vettura però è pronta per andare in cabina. Ci sono stati anche altri bei progetti che sono nati contemporaneamente, come questa officina che vedete. Che è la sede di Academy, dove infatti vedete che abbiamo le 2 Mazdine e altre macchine segrete. D'ora in poi la Countach abiterà qui, quindi starà in buona compagnia, sicuramente meglio del garage dove l'avete vista fino ad oggi, poverina. Soprattutto siamo in un posto molto importante per lei, anche se non possiamo ancora dire quale. Deve rimanere segreta questa nuova sede, però diciamo che lei si trova più a casa qui rispetto a dove era prima. Quindi in questa puntata cosa vedranno? In questa puntata loro vedranno tutta la fase di lavorazione che abbiamo dovuto rifare e portare a termine, quindi quei particolari, quei dettagli, quelle rifiniture che in qualsiasi progetto sono quelle che portano più tempo. Giuro che io preferisco 1000 volte lavorare sul telaio, lavorare sull'elettronica come avete visto nelle altre puntate, perché è molto divertente. Il dettaglio, il particolare è molto noioso da realizzare, però alla fine dà tanta soddisfazione, perché è quello che poi alla fine notano tutti quando guardano una vettura. Abbiamo ricevuto un'infinità anche in questo caso di richieste di nostre carrozzerie, amici, di verniciarci la macchina, però come sempre ci vogliamo fare tutto da soli, quindi ecco perché ci mettiamo anche tanto tempo, e quindi anche da soli verniceremo la vettura, ma stavolta ci sarà una piccola differenza. Davide non ce lo voglio, lo voglio solo quando la vettura è finita, perché voglio fargli una sorpresa e fargliela vedere verniciata. È ora di rimetterci a lavorare sulla nostra Countach, l'abbiamo portata dal nostro vecchio garage in questa nuova struttura, e Davide adesso però non c'è con noi perché è andato a fare uno dei suoi video. Io approfitterò di questo momento per sistemare quelle cosette un po' rognose, quali la vaschetta per pulire il parabrezza, che l'abbiamo presa su internet veramente a pochi soldi con un kit completo. Monteremo anche le trombe, ne mettiamo 2, così abbiamo il sistema bitonale che è classico dell'Alfa Romeo, per ricordare pure un po' il motore che abbiamo montato dietro. A questo punto dobbiamo andare ad adattare tutto l'impianto precedente che azionava dei fari all'oxeno, quindi fari molto complicati da gestire, in questo nuovo sistema di fari che è molto semplice. L'unica differenza che troviamo in questo sistema è l'apertura e la chiusura dei fari. Realizzeremo tramite dei relè un sistema semplice che nel momento che noi accenderemo quindi le luci, si azioneranno gli alzafari e vedremo poi come funziona questo sistema. Altra cosa poi che andremo a fare è finire tutti quei dettagli, tutto quello che manca per avere un'auto completa, partendo dall'inizio della vettura, piano piano, arrivando fino al posteriore. Una volta finito tutto questo passaggio, che comprenderà la sistemazione definitiva dei cavi, le siliconature, la chiusura ermetica dell'abitacolo fino al posteriore, come abbiamo detto, saremo pronti a portarla a verniciare. Potete vedere in questo piccolo spazio già abbiamo delle componenti importanti, quali il servofreno, la vaschetta dell'olio dei freni e la batteria. Abbiamo già alloggiato lo stacca batterie e la chiusura del cofano anteriore. Qui in mezzo dovremo andare a piazzare questa vaschetta, che la posizioneremo in questo spazio che sembra idoneo. In più dobbiamo trovare lo spazio per la centralina per i fari che avevamo già accennato prima, e quest'utile
accessorio che è un passacavi isolato per portare l'alimentazione dei 12 volt della batteria all'interno dell'abitacolo. Dovremo trovare il posto per metterlo in modo che non ostacoli tutto il resto delle altre componenti. Iniziamo. Abbiamo finito di installare tutte le componenti di cui abbiamo parlato prima, abbiamo messo anche la batteria, collegato tutti i cavi, sistemato la vaschetta del liquido del lavavetri e fatto passare tutti gli altri cavi. A questo punto proseguiamo con la realizzazione dell'impianto per l'apertura dei fari con i relè. Abbiamo disegnato uno schema per far funzionare i nostri alzafari tramite un paio di relè. Questo meccanismo è un po' complesso perché il faro deve fare, oltre che l'apertura nel momento che accendiamo i fari, anche nella fase del lampeggio. Soluzione molto provvisoria e andiamo adesso a verificare se tutto questo funziona. Proviamo. Accese le luci di posizione, si sono aperti. A questo punto le spengiamo e facciamo il lampeggio. Funziona. Manca solo di andare adesso a collegare anche le luci. Siamo arrivati a realizzare a questo punto un'altra delle componenti caratteristiche della Countach, cioè il sistema del tergicristallo. Se potete vedere delle immagini della Countach originale, noterete che ha un doppio braccio, come quello che era fortunatamente montato anche sulla nostra 166, soltanto che la particolarità di questo sistema erano le doppie spazzole, una montata a fine del braccio principale e un'altra più piccolina montata sul secondo braccio, quello ausiliario. Dovremo modificare questo sistema adattandolo a quello nuovo, quindi andremo a tagliare questi due punti invertendo il braccio che nella 166 era montato sotto, noi lo dovremo mettere sopra e per questo motivo abbiamo recuperato l'impianto della 166 che pilotava due bracci, no? Quello destro e quello sinistro. Abbiamo tagliato questo, tolto i prigionieri per poter regolare l'angolazione di questo componente affinché troviamo l'angolazione giusta all'interno del nostro spazio nel vano al di sotto del cruscotto. Tolto questo elemento che era quello con quest'asta che pilotava il secondo braccio, quindi a questo punto ci resterà soltanto questo elemento qui che ci consente di avere il braccio principale e il secondo braccio che ha l'effetto del compasso. In poche parole riuscirà a pulire una maggior parte, una maggior porzione del parabrezza rispetto a un classico monobraccio. Adesso vediamo se riusciamo a calcolare precisamente la corsa che dovrà fare il braccio per pulire tutto, regolare quindi anche questo tipo di corsa con la lunghezza di quest'asta qui. Il lavoro è un po' complesso, ma vedrete che avrà un bel risultato finale. Abbiamo fatto un intervento molto importante sul nostro motorino dei tergicristalli. Abbiamo tolto il perno che era inserito qui e fatto la filettatura. Modificato questo braccetto affinché la corsa che poi avrà il nostro tergicristallo è conforme alla dimensione del parabrezza. In più abbiamo fatto una modifica in questa zona dove andremo a ruotare questo perno della posizione esatta che ci servirà e poi vedremo una volta montato al di sotto del nostro parabrezza, e accorciata anche questa corsa perché la dimensione del braccio era un po' troppo lunga. Adesso proseguiremo con il montaggio di questo componente all'interno del cruscotto
e poi alla realizzazione del braccio del tergicristallo. Abbiamo montato anche il braccio, così possiamo fare una prova della simulazione del movimento. Non avendo il parabrezza l'abbiamo bloccato con un cacciavite. Vediamo se funziona. Direi di sì. Abbiamo appena finito di montare il motorino dei tergicristalli sulla nostra carrozzeria. A questo punto procediamo con la realizzazione di una cosa un po' complessa, che è il sistema a compasso del braccio del tergicristallo. Questo sistema era già presente sulla 166, ma purtroppo non è compatibile con il nostro parabrezza. Abbiamo preso tutte le misure sulla Countach originale e adesso andremo a modificare utilizzando i pezzi originali della 166, tagliandoli e aggiungendo le parti che mancano per avere il sistema analogo alla Countach. Vediamo come procedere. Vedete, è molto complesso. L'effetto compasso lo abbiamo dal secondo braccetto. Qua giù in fondo abbiamo realizzato tutti e due i perni di fissaggio, però lo potremo vedere in azione una volta montato il parabrezza, quindi attendiamo che arrivi e poi lo vedremo lavorare. Un'altra cosa importante che dobbiamo finire di collegare è il nostro impianto di riscaldamento dell'abitacolo. Questo impianto l'abbiamo ricavato, come abbiamo visto precedentemente, dalla Fiat Panda prima serie. In questo caso la bocchetta di aspirazione era posizionata, sulla Panda ovviamente, sotto al cofano anteriore, quindi qui sopra c'era una griglia. Noi andremo a fare un coperchio qui perché questa apertura ce la ritroviamo nel nostro abitacolo. E per prendere l'aria fresca dall'esterno praticheremo un foro in questo punto e un altro qui, dove andremo a mettere questo adattatore e questo tubo in alluminio che arriverà fino alla bocchetta posizionata nel paraurti anteriore. L'aria quindi fresca entrerà in questo box, noi potremo andare ad agire tramite una leva interna che apre e chiude questa paratia, potendo convogliare l'aria esterna nell'abitacolo o chiudendo avremo il sistema del ricircolo. Ricordiamoci che abbiamo tolto l'impianto di climatizzazione
con il compressore, tutto il blocco molto pesante e grande che era della 166, e quindi la vettura d'estate sarà un pochino calda, ma a noi questo proprio non interessa. L'impianto di climatizzazione è stato ultimato. A questo punto abbiamo la presa d'aria che arriva dall'esterno. Abbiamo chiuso qui e sigillato questa presa d'aria originariamente della Fiat Panda, che era posizionata sotto al cofano. Quindi l'aria arriverà dall'esterno tramite quel tubo, entrerà qui dentro, qui verrà trasformata in aria calda attraverso la batteria riscaldante, poi uscirà sia da queste due aperture che erano quelle posizionate sotto il parabrezza della Panda originaria, sia da questa e quest'altra bocchetta, quindi avremo la climatizzazione diretta, la ventilazione diretta verso l'abitacolo e verso i piedi. Per il sistema di spannamento del vetro utilizzeremo queste due bocchette, una a destra e una a sinistra, collegandole a un tubo che camminerà sotto al cruscotto e passerà nella parte bassa del parabrezza con delle opportune feritoie. Abbiamo cercato in Inghilterra e fortunatamente abbiamo trovato un'azienda che ancora vendeva i ricambi di queste repliche che venivano realizzate in Inghilterra negli anni 80. La Pilkington, in questo caso, è l'azienda che faceva il parabrezza per le Mirage. Ci siamo fatti spedire i vari tipi di parabrezza che avevano in listino e abbiamo trovato quello che corrispondeva alla nostra vettura. Adesso lo andiamo a provare per vedere se effettivamente è il suo. Possiamo però fare anche un altro test, il test del tergicristallo. Vediamo se pulirà tutto il nostro parabrezza. Mi sembra che vada bene, no? Prova finestrino. Quindi in questo preciso istante siamo pronti e carichi, saliremo nella vettura e invece di portarla in cabina di verniciatura con il carrello la guidiamo. È notte, siamo completamente incoscienti. È notte e abbiamo questi
questi marchingegni architettati da Pasquali San Pietro. Si sono appoggiati, messi su, ma tanto dopo saranno belli. Adesso sembrano un carro di carnevale, dopo saranno belli. E quindi la porteremo nella cabina di verniciatura super segretissima. Notte tempo. È facile senza volante. Lo so. Vado. Sì. Pronto? Giuro che mi ha fatto la stessa reazione a me. Quando l'abbiamo verniciata eravamo arrivati al punto che dovevamo dare la mano finale, io sono uscito dalla cabina, non l'ho voluta vedere. Sono entrato solo quando era finita, coprendomi gli occhi e volevo essere da solo. E mi sono molto emozionato. Vedo che pure tu. Madonna. È diventata una macchina. E questa è la sorpresa, a lettone sì, a lettone no, ce l'abbiamo messo. Come vedi è discreto, è piccolino, ma dietro è qualcosa di allucinante. Non ce lo volevi mettere.
Non è vero, l'ho sempre voluto, però ti prendevo per il culo. Allora, la macchina, Davide, non è finita, l'abbiamo solo verniciata, però siamo pronti adesso per fare tutti i lavori agli interni. Quando avremo finito monteremo definitivamente i vetri, perché il cruscotto deve passare da questo lato qui, non si riesce a montare da quest'altra parte. Poi il paraurti anteriore non siamo riusciti a portarlo in tempo, che stanno facendo lo stampo, e quindi lo porterò successivamente, lo monteremo. Mancano delle griglie, dei particolari, ma la macchina è pronta. Il giallo ti piace? Lo so che preferisci il nero, però pure su questo giallo giuro che un po' mi hai istigato tu, perché io volevo scegliere un giallo che piacesse a me, però giustamente abbiamo fatto una ricerca incredibile per trovare il codice colore esatto della Countach 25esimo, e questo è proprio il suo, il giallo Fly, che veniva utilizzato proprio solo per questa vettura qui. Questo giallo ha un po' una storia particolare, non so se lo sai, ma il giallo è stato sviluppato da Enzo Ferrari, per le Ferrari. Poi in Lamborghini lo usarono sulla Countach, ma questo giallo Fly è un giallo Ferrari. Vuoi vedere una cosa divertente? I fari. Posso? Allora, funzionano, lampeggiano anche, e la cosa più divertente è il lampeggio dei fari in una vettura con i fari che hanno il movimento, no? Come vedi, sembra che la cosa funzioni. Altro particolare interessante che abbiamo replicato dalla Countach sono i tergicristalli. Come vedi ha questa angolazione che riesce a pulire completamente il vetro, e una seconda spazzola inserita sotto che copre la parte davanti al guidatore, che altrimenti questa spazzola singola non riuscirebbe a pulire. E questo è proprio il sistema originale della Countach. No, non è questo, io l'ho replicato, però è uguale. Vedo che sto parlando solo io perché sei rimasto senza parole. Parla. Poi mancano da fare tanti fori, dobbiamo mettere gli specchietti, i retrovisori, dobbiamo montare le frecce laterali, abbiamo da montare tante altre componenti, piccole componenti, ma la carrozzeria è pronta. Poi inizierò a parlare io prima o poi, probabilmente. Madonna. Quanti anni sono passati? 4? 3? Sì. 4. Sono passati 4 anni. 4 anni ci abbiamo messo effettivamente un bel po' di tempo, però avevamo anche tante altre cose da fare. E pensate che la voleva vendere per 2000 euro quando ci siamo conosciuti. Ma sai che ho una roba? Ah, forse la vendo 2000 euro. E io, che roba? C'è un telaio, una carrozzeria di una replica della Lamborghini. Che Lamborghini? Una Countach. Anzi, all'epoca diceva una Countach. Ci sono voluti 4 anni a fargli dire Countach. E invece... E poi hai notato come ci sta bene il V6 qui dentro? Sì, si sta. Guarda come si vedono tutti i condotti cromati. Che roba, via, nella prossima puntata. Nella prossima puntata